Mi è venuta in mente una cosa che mi disse un mio caro amico che ormai non c'è più da qualche anno, che si chiama Demetrio, si chiamava Demetrio, il quale mi disse: guarda, dovresti prendere un po' questa filosofia, delle sconfitte non si parla mai, ma si parla solo dei successi. Ciao amici, benvenuti sul canale. Allora, questo video era lì da qualche tempo, eccetto la presentazione, cioè quella che vi sto facendo adesso, perché non volevo pubblicarlo perché mi è venuta in mente una cosa che mi disse un mio caro amico che ormai non c'è più da qualche anno, che si chiamava Demetrio, il quale mi disse: guarda, dovresti prendere un po' questa filosofia, delle sconfitte non si parla mai, ma si parla solo dei successi. Questo me lo disse quando andammo in Svizzera tantissimi anni fa a fare un concorso canoro. Lui suonava con me allora, era un batterista e suonava con me. E quella sera arrivammo terzi o quarti, non ricordo bene, e fu un piazzamento assolutamente meraviglioso, perché noi rappresentavamo la musica italiana all'estero, in quell'occasione in Svizzera. Io addirittura ero partito con un pezzo dialettale, io allora cantavo anche in dialetto milanese, ma semplicemente perché chi mi conosce sa che la mia carriera artistica è nata proprio nelle osterie di Milano, e affiancando, insomma, imparando i primi rudimenti della canzone, della scrittura, eccetera, da Nino Rossi, che è stato un cantautore dialettale che io ho sempre ritenuto essere un poeta. Ebbene, io lo seguivo, i miei genitori lo seguivano, fin da bambino mi portavano in queste osterie, addirittura facevo anche orari piuttosto imbarazzanti per l'età che avevo, perché spesso si tornava a casa alle 3 di notte. Ebbene, mi venne quando cominciai a scrivere e quando scrissi la prima canzone in italiano, che si chiama A volte vorrei, e non ricordo neanche più quando la scrissi. Comunque le successive furono più o meno 3 o 4 e furono in dialetto milanese. E mi ricordo che un giorno mandai questa canzone ad un concorso. Quel concorso lo vinsi, di diritto andai in Svizzera a rappresentare la musica d'autore in Italia. Ebbene, mi sarei già dovuto immaginare allora che quella poteva essere solo una sconfitta, perché in gara c'era una certa Susanna Parigi e il suo produttore, che è Vince Tempera, era in giuria, insomma, quindi dovevo già partire un pochino sconfitto, perché poi quella era una disfatta annunciata, anche se poi Susanna da quel periodo lì, da quel momento in poi, divenne la mia insegnante di canto e, come dico spesso, di pensiero. Però ecco, dovevo immaginare questa cosa, anche se obiettivamente a conti fatti la mia canzone non meritava assolutamente di vincere. Era una bella canzone, ma ce n'erano altre ben più degne di stare nei primi posti. Ebbene, io ho aperto e chiuso una parentesi per dirvi che Demetrio allora, quando andammo in albergo, frastornati da questa sconfitta, mi disse: Corrado, impara a raccontare solo le vittorie, le sconfitte magari tientele per te, perché poi la gente parla male. E pensate che allora i social non c'erano neanche, perché io ero veramente un ragazzotto, quindi Facebook, Instagram, TikTok non c'erano, e quindi una sconfitta, se non l'annunciavo io in prima persona, non veniva neanche conosciuta. Però insomma, così era. Io diedi retta a Demetrio in quell'occasione e spesse volte gli diedi retta, perché a volte non parlai volentieri delle mie sconfitte, e anzi parlavo solo delle mie vittorie. Però poi con gli anni che passavano nella maturazione ho lasciato un pochino da parte quello che fu il consiglio di Demetrio e cominciai a parlare anche delle sconfitte. E questo video parla di questo, perché io ricordo di essere andato nel 2022, era anche il mio compleanno, il 27 maggio, a fare un concorso a Milano, a fare un provino, non un concorso, dove dovevo cantare 3 canzoni al pianoforte e poi aspettare che la giuria desse il suo benestare o meno, insomma.
Mi ricordo che cantai anche piuttosto bene, difficilmente io quando sono in procinto di dovermi esibire per un concorso, adesso non più, ma quando lo facevo, insomma, ero sempre molto teso, Dio adesso cosa diranno, cosa non diranno, insomma, aspettavo che arrivasse quel giorno come il Natale, perché poi, insomma, speravo e pensavo, chissà se avrò voce quel giorno, chissà se non smarrirò le note sul pianoforte, perché poi quello succede anche spesso perché ho la memoria molto corta, scrivo le mie canzoni ma poi chi le conosce meglio di me a volte durante i concerti mi suggerisce le parole perché io non me le ricordo, purtroppo ho una memoria terrificante. Ebbene, io andai a questo concorso, lo feci piuttosto bene, poi seguiranno 3 video di 3 canzoni, anche se la qualità non è eccelsa, ma ha ripreso con una telecamera di servizio quello che allora era il sound designer, il mixerista, il fonico, insomma, chiamiamolo come si vuole. Però la cosa che mi fece sorridere è che quando finì di quando conclusi la mia esibizione, il fonico mi si avvicinò, mi diede una pacca sulla spalla proprio così e mi disse: caspita, ne ho sentiti almeno una trentina prima di te tra ieri e oggi e tu sei quello che mi ha colpito molto di più, sia perché i testi sono di un certo tipo, sia perché hai una bella voce. Adesso non sto parlando bene di me, sto semplicemente riportando ciò che mi disse allora quel produttore, cioè quel fonico, scusate. E poi suoni anche decisamente bene il pianoforte, cosa che peraltro non è assolutamente vero. Il pianoforte lo suono per accompagnare la mia voce, ma i pianisti sono altri, insomma. Però ecco, lui mi disse: guarda, secondo me il turno lo passi, ma secondo me potresti anche non passarlo. Io lo guardai un po' sospettoso e dissi: ma quindi qual è la verità? Ma la verità è che se fosse per me saresti già in finale e addirittura potresti anche vincere il concorso stesso, ma siccome i testi sono decisamente impegnati, probabilmente non passerai, perché adesso vanno canzoni usa e getta, vanno canzoni che dopo 40 secondi parte il ritornello e si fanno riconoscere a distanza di anni e immediatamente in maniera radiofonica, insomma, e tu sei un cantautore fuori tempo. Beh, insomma, questa frase mi colpì perché effettivamente io il tempo lo perdo ogni tanto, no? Ma lo perdo volontariamente, intendo il tempo musicale, lo perdo volontariamente perché sono molto meno tecnico pur avendo studiato musica classica e molto più sanguigno e istintivo, quindi quando sento che ci deve essere un rallentato e che a volte quel rallentato risulta essere proprio fuori tempo rispetto al tempo di metronomo, il BPM, ecco, lo faccio lo stesso, non mi interessa, quello sono io. E quindi continuerò forse a perseguire questa strada, probabilmente più in salita di quelle che altre strade potrebbero, insomma, offrirti, però ecco, io continuerò su questa strada proprio perché è questo che sono, quindi chi mi ama mi segue, chi non mi ama si arrangia, insomma, come si suol dire. Però dal canto mio penso una cosa e veramente di questo ne sono contento e mi faccio anche i complimenti da solo, che non ho strizzato l'occhio a nessuno, non ho mai calato le braghe, scusate il francesismo, e proprio perché sono io, le mie parole sono sofferte, sono scritte col cuore, a volte sono anche ingenue, a volte sono complicate, a volte io stesso vorrei che le parole dessero ulteriori note al tessuto musicale, quindi che le parole suonassero, proprio perché le parole sono all'interno di una canzone, non sono un'entità a parte, e quindi come suona un pianoforte, come suona un basso, una chitarra, un violoncello, una batteria e tutta un'orchestrazione, ecco, anche le parole devono essere uno strumento musicale. In questo caso lo strumento arriva dalle corde vocali, che sono come 2 corde appunto che con il fiato vengono percosse, quindi da queste corde vocali poi scaturisce la voce. Tutto questo per dire che, insomma, ho desistito se mettere in onda o meno questo video proprio perché il mio amico Demi mi diceva non parlare delle sconfitte, però invece questa volta ne voglio parlare e vi assicuro, ragazzi, che non è un modo per farmi dire no, caspita, però quel pezzo è bellissimo, è bravo, complimenti, quelli sono dei rimbambiti, non capiscono niente. No, non è per questo che io sto mettendo insomma, il video in onda. È semplicemente un mio cedimento a questo dubbio se metterlo o non metterlo.
E quindi insomma questo è il quanto. Io mi auguro che questa chiacchierata vi sia servita anche per conoscermi un po' di più, perché piano piano mi sto anche mettendo a nudo su questo canale un po' poveruccio di iscritti, però mi sto mettendo un po' a nudo perché sennò le persone sentono solo tante note, tante parole, poi e quindi no, però bisogna anche conoscere anche chi le scrive e perché le scrive. E quindi questa chiacchierata è servita per farmi conoscere un po' di più da chi non mi conoscesse e poi anche farvi sentire quella che per me è stata una bellissima esibizione, no scherzo, è stata comunque un'esibizione degna di un provino. Va bene, io mi auguro che il video vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per essere avvisati ogni qualvolta ci sia un video nuovo e condividere, soprattutto condividere questo video, perché più lo si condivide più la mia musica verrà conosciuta e questo è il mio obiettivo, perché visto che nessun discografico è intenzionato a farlo, perché ormai la musica va con l'intelligenza artificiale, va con i rapper, va con i trapper, tutto con apper, finisce tutto con quella consonante. Ecco, la mia è ancora, finisce con una vocale, sono un cantautore, ecco, musica d'autore, e mi rendo conto che veramente sono fuori tempo, aveva ragione quel signore. Ciao. Nella sua casa il silenzio, ombra a rincorrere ombre, brocche di vino sbavato, nocche a giocare col vetro, mostro la giacca sgualcita alla sua immagine impressa, dentro uno specchio i suoi occhi, piccole spesse le lenti, l'inchiostro fu un nobile gesto per lei. Diede le ali ai pensieri di ieri e il suo voto d'amore gridò. Lei è bella come l'ebbrezza, nella sua stanza odorosa, steli le gambe socchiuse, chiuse da sepali a frange, finse di non aver scritto per lei. Ma il nobile gesto d'inchiostro riposto nel cuore la fece smarrire. Lei non amò più il suo sposo, lui non amò le sue donne, il loro amore d'inchiostro, col tre di neve o nefasto, scrisse per lei odi d'amore. Apparve a lui nel suo mite rancore, immaginò le sue mani per lei, due olive nere, i suoi occhi e i capelli di seta ed il naso all'insù, quelle sue labbra che finsero il morso, rimorso il mio arso dolore. Fu una condanna al capestro, fu un'abbazia senza il chiostro, fu la poesia di un poetastro, finse di non aver scritto per lei. Ma il nobile gesto d'inchiostro durò 50 anni e lei si donò. Lei si concesse al destino, non smise mai di sfidarlo, lui strinse a sé il suo respiro, senza riuscire a fermarlo, scrisse per lei odi d'amore. Apparve a lui nel suo mite rancore,
immagino le sue mani per lei, due olive nere, i suoi occhi, i capelli di seta ed il naso all'insù, quelle sue labbra che finsero il morso, rimorso, il mio arso dolore. Scrissi poesie, frasi d'amore e grandi bugie, le misi insieme e poi te le mandai in inverno per scaldarti appena un po', le chiudesti in un cassetto per la troppa gelosia, io ti apri il mio cuore, casa mia, scrissi per te dolci poesie e poi ti mandai pagine bianche, disegnasti a china un sogno, colorai, sognai con te, fu come baciarti in Francia dentro a un quadro di Chagall, tu mi apristi il cuore, casa tua, a un passo verso il sogno giusto un passo tra di noi. Scendeva muta e lenta, la neve rallentò a quel passo a due. Noi ballammo un vecchio Fred Astaire, io dentro una stanza vuota e tu fuori con tutta la città. Fu furtivo e breve il nostro amore, come i colori di novembre. Poi venne Natale e sussurrammo frasi infiocchettate, poi partimmo senza meta per sbagliare anche la strada. Noi, piccole risposte al cielo, noi, piccole risposte al cielo, noi, piccole risposte. Lessi poesie, frasi d'amore, grandi alchimie, fu il temporale che mi ricordò l'abbraccio, il riparo e poi l'addio, calde notti e freddi inverni, l'imprudenza e la follia, io sarò l'inganno, la magia. Udimmo solo il vento, il giorno in cui stringemmo il patto a due. Un tempo squadernato, quel passo scordinato e quell'idea di ballare un vecchio Fred Astaire. Io dentro una stanza vuota e tu fuori con tutta la città. Fu furtivo e breve il nostro amore, come i colori di novembre. E poi venne Natale e ci scambiammo frasi infiocchettate, poi partimmo senza meta e sbagliammo anche la strada. Noi, piccole risposte al cielo, noi, piccole risposte al cielo, noi, piccole risposte, risposte. Treno per Parigi, sosta sul binario 16 e parto la vigilia di Natale per sentirmi meno solo. Non
Non amo la nouvelle cuisine, ma ascolto Charles Trenet e spesso il mio compagno di bicchieri è un buon libro di Baudelaire. Ascolto l'accordionista nella versione di Emer e au-dessus de la Seine io vorrei dirti je t'aime. Il treno sfreccia in fretta e taglia l'aria che mi gela in faccia ed io rinchiuso dentro il mio cappotto a Gare de Lyon. Due chitarristi in manouche e una danseur de claquette. Il tuo vestito su blu con fiori bianchi e paillette. Detto che su quelle strade grandi vive quello strano mago col cappello bianco e nero. Parigi è una città di moda e lusso, mi ci vuole giusto un mago per sentirmi come a casa. Ti prego non portarmi al ristorante per dirmi che mi ami per davvero. L'amore è un piatto da gustare piano fino all'ultimo cucchiaio. La notte di Parigi stende un velo sui miei occhi ed il ricordo muto della neve sull'Arc de Triomphe. Io chiedo al buffo mago di portarmi giù una stella e di ridarla al cielo quando il cielo saprà un po' di noi. Mi chiedo come si può amarti solo a metà, amarti solo di notte per risentire un profumo. Mi han detto che su quelle strade grandi vive quello strano mago col cappello bianco e nero. Parigi è una città di moda e lusso, mi ci vuole giusto un mago per sentirmi come a casa. Ti prego non portarmi al ristorante dimmi che mi ami per davvero. L'amore è un piatto da gustare piano fino all'ultimo cucchiaio. A me di te lo sai mi piacciono quelle buffe smorfie che tu fai allo specchio quando ti prepari. Mi piace invece meno quando sfoggi quelle scarpe così alte che mi sembri un trampoliere. Lo sai non sono certo un grande esteta, mi vesto giusto per uscire di casa, mi vesto giusto per uscire di casa insieme a me. La notte di Milano stende un velo sui miei occhi ed il ricordo muto della neve su Gare de Lyon.